Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Sagittario e le tendenze energetiche predestinate per febbraio 2026. Abbiamo la carta del matto, amici del Sagittario. Può essere un momento di nuovi inizi, un momento dove si ritrova l'entusiasmo per una situazione, per una relazione. Diciamo che il matto parla di nuovi inizi e di qualche cosa che, come dire, dà entusiasmo. È anche una carta che parla di fare il salto di fede. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, si chiama Guida alle letture collettive, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi e il link della poi è finita e il link della promozione sulla stesa semestrale che è valida fino a San Valentino. Comunque tutto sono nella descrizione, ragazzi. Ok, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Re di coppe, 4 di spade, fante di pentacoli, cavaliere di spade, carro, 3 di spade, eremita e asso di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'energia generale del mese e qual è, diciamo, il movimento energetico più importante. In un secondo momento andiamo a vedere per i single, per il lavoro, l'economia, insomma, andiamo a vedere un po' tutto. Partiamo da questo re di coppe. Abbiamo un 9 di pentacoli, la luna e un 8 di coppe. La sensazione che ho io è che nel mese di febbraio qualcuno potrebbe allontanarsi da una persona. Credo che siate voi che non sappiate bene se vogliate andare avanti, se vogliate costruire un qualche cosa con questa persona. Può essere, sia a livello romantico che a livello lavorativo, eh. Però comunque con il 9 di pentacoli c'è tanta indipendenza e la voglia di andare oltre. Andiamo a vedere il 4 di spade, un altro 4 di spade. Qualcuno potrebbe aver bisogno di prendersi un periodo di isolamento, un periodo di pausa, un periodo di riflessione, ma più che altro per sanare, per guarire, perché avete due volte il 4 di spade qui. C'è un qualche tipo di tema e essendoci anche la luna potrebbe essere qualche tipo di ideale, di proiezione, di paura o di questione semplicemente che ritorna dal passato e dalla quale voi vi volete decisamente allontanare. È come se non aveste voglia di ricominciare da capo una certa cosa. Ma sento che potrebbero essere più questioni mentali, cioè il preoccuparsi per, piuttosto che avere paura di, piuttosto che non sapere come. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Asso di spade, che avete già anche a fine lettura.
e regina di spade. Qui qualcuno parlerà chiaro, secondo me. Abbiamo poi anche un cavaliere di spade che è proprio la determinazione. Abbiamo due figure di spade qui. Io credo che questo periodo di isolamento, di autoanalisi anche, potrebbe proprio servirvi per fare chiarezza mentale su questa situazione o su questa relazione. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. È come se ci fosse un tema che non volete bypassare, che volete affrontare, di cui avete bisogno di parlare, o siccome c'è la regina di spade anche di regolarizzare. Guardate, vi dirò, per qualcuno può essere un tema legato dei figli, perché anche effettivamente il matto può far riferimento ai bambini. Ora, sinceramente non vedo che siano così piccoli. Lasciamola larga, mettiamo come figli. Secondo me sono già un po' cresciutelli per quello che potrebbero dare dei grattacapi nel mese di febbraio. Andiamo a vedere la carta del carro. Se non sono dei figli, potrebbero essere dei progetti che magari avete con il partner o con la partner o nella vostra vita in generale. Il carro è spiegato da un bellissimo 6 di bastoni e un cavaliere di coppe. È come se qualche cosa venisse a galla. Potrebbe arrivare un'offerta effettivamente qui, ragazzi. Non so perché, ma mi viene da dire in realtà una regolarizzazione, perché qui sento che è un po' come porre le basi per un qualche cosa e poi è come se si portasse avanti questa determinazione, questa presa di posizione fino a quando non diventa una direzione. Cioè, o così o niente, no? La presa di posizione potrebbe essere o si fa così o non ti aiuto, per esempio, o si fa così o non inizio questa relazione romantica, lavorativa o di amicizia con te. Cioè, o si mantengono certi standard o io non ne voglio sapere. E si mantiene questa posizione fino a quando effettivamente è come il dare una direzione a questo qualche cosa, a questa situazione, a questa relazione. Andiamo a vedere però il 3 di spade. 3 di pentacoli e 9 di coppe. C'è qualche cosa durante il mese, secondo me, probabilmente a causa di questo cambio. Vi dico, c'è il carro, quindi per qualcuno, siccome abbiamo anche qui l'otto di coppe, potrebbe essere come uno spostamento, un viaggio, un percorso spirituale che magari vorreste compiere. Potrebbe anche che qualcuno, soprattutto se siete in coppia, possa iniziare un percorso di coppia. Magari proprio per far fronte a queste ombre, a queste proiezioni che si fanno sull'altro o che l'altro fa su di noi. Però con questo tre di spade io ho la sensazione che si debba come sacrificare qualche cosa, non si può fare tutto, soprattutto se fosse una questione per esempio di tempo, non si- cioè il tempo è quello che è e quindi bisogna insomma cercare di capire quali sono le priorità e con questo tre di spade purtroppo ci sarà da sacrificare qualche cosa. Andiamo a vedere l'eremita. Torre e 4 di pentacoli. Sento che questo periodo di isolamento, ragazzi, come vi dicevo prima, potrebbe effettivamente destrutturare un pochettino il vostro modo di vedere le cose. Potrebbe, come dire, farvi fare un salto matto, un salto di fede, in questo caso però un salto di qualità, a me verrebbe più da dire,
sul porre nuove verità. Qui abbiamo un qualche cosa che viene a galla, probabilmente un qualche tema che viene a galla, che si affronta secondo me con una certa determinazione. Questo porta al dare una direzione a una situazione, a una relazione. Ovviamente per avere un qualche cosa da una parte bisogna, diciamo così, lasciare andare qualche cosa dall'altra e qui vediamo questa destrutturazione per la creazione di una nuova chiarezza mentale. Andiamo a vedere. Oh, che giro che ha fatto questa carta. Wow, Re di Coppe. Wow, ruota della fortuna e asso di bastoni, ragazzi. Le cose cambiano. Questa vostra determinazione effettivamente fa sì che la persona di fronte a voi cambi modo di fare, cambi attitudine. Io credo che sia la stessa persona, perché qui abbiamo due Re di Coppe, quindi può essere un collaboratore, può essere un capo, un partner, un padre per qualcuno. C'è parecchio il tema, genitori-figli qui. Ve lo dico, in questo mese potrebbe esserci come delle questioni da affrontare se siete figli con i padri e se siete padri con i figli. In realtà potrebbe anche essere una madre, adesso io dico padre perché è un re, però è l'energia di un padre. Se voi avete una madre autoritaria o che comunque, come vi posso dire, detta un po' le regole, ecco, potrebbe anche essere vista come un re. Secondo me, ragazzi, cioè, alla fine del mese c'è proprio questo cambio netto con la ruota della fortuna, due assi, la destrutturazione prima di un qualche cosa. C'è un cambio, c'è un nuovo inizio, una nuova sicurezza. Potrebbero essere anche delle occasioni fortunate che arrivano, un qualche tipo di azione. Sento che sarete nel momento giusto, al posto giusto, con le persone giuste. Ok, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Io sento che qui, ragazzi, può effettivamente esserci come un cambio più verso fine mese, ma è come se, vi dico, sarà tipo un caso che riusciate a trovare lavoro, non sarà attraverso i curriculum che avete mandato, non sarà, sarà, secondo me, durante qualche festa. Vedo il Luna Park. Quindi non lo so se è una festa di paese, se è una festa, magari sapete, i gonfiabili dei bambini. Anche lì si fanno le feste, si organizzano i compleanni, quindi potrebbe anche essere una cosa di questo genere. Però è come se questa cosa arrivasse per caso. Secondo me potreste parlare con qualcuno e ricevere come un'offerta di lavoro, un'offerta di collaborazione potrebbe anche essere. Non vedo contratti per adesso, però sì che vedo un buonissimo potenziale per dei nuovi inizi. Per chi fosse dipendente, allora, se avete chiesto un trasferimento o state aspettando di, non lo so, ricevere qualche gratificazione, potrebbe essere anche un aumento di stipendio, potrebbe essere una promozione, sento che qualche cosa arriva, ragazzi. C'è comunque anche per voi un nuovo inizio, un nuovo modo di agire, potrebbe essere un nuovo settore in cui voi andrete a lavorare, una nuova maestria potrebbe essere che inizierete a sfruttare. Potrebbe anche essere un cambio a livello contrattuale. Perché vi dico questo? Perché avete sia l'eremita che il 9 di pentacoli che fa riferimento agli autonomi. Quindi non è detto che l'azienda non vi possa proporre più responsabilità del tipo se ti metti, se diventi autonomo, se apri la partita IVA, posso pagarti di più, posso darti più spazio d'azione, posso lasciarti più libero o più libera di agire come vuoi. Però se una promozione arriva,
Se è un cambio di reparto, di azienda anche, se state cercando di cambiare lavoro, ragazzi, sento che sì, febbraio può effettivamente iniziare qualcosa di nuovo. Avete tanti assi, la carta di base è un matto. Per le persone che sono autonome, anche qui sento, allora, prima di tutto ho sentito la parola pubblicità, quindi potrebbe essere un buon periodo per spingere la vostra attività. Cercate di fissare nuovi obiettivi e non vi fate bloccare. Io ho come l'idea che abbiate bisogno di ampliare il raggio d'azione, abbiate bisogno come di toccare diversi target di clienti, avete bisogno come di ampliare il bacino d'utenza. Però anche qui secondo me potrebbe arrivare una proposta di collaborazione, ragazzi. E considerata la ruota della fortuna alla fine, può essere effettivamente ehm, un qualche cosa di molto proficuo a livello economico. Parliamo un attimo di soldi, perché qua c'è un tema. Allora, tutto sommato non è un mese che va male, però è un mese dove purtroppo dovete stringere un pochettino la cinghia se dovete fare dei lavori di manutenzione piuttosto che di ristrutturazione, piuttosto che di, non lo so, nuovi investimenti o cose così, tutto quello che è da rivedere o da reiniziare o iniziare, diciamo che in questo mese non è un buon momento. Io ho come la sensazione che per star tranquilli dobbiate posticipare le spese extra in un altro momento. Perché, giustamente, avendo la ruota della fortuna alla fine del mese, può essere che arrivino dei soldi extra e che con questi soldi extra facciate quello che avreste voluto fare, diciamo, ma che facendolo a inizio mese vi avrebbe un po' tolto il fiato durante il mese. Quindi secondo me si tratta solo di aspettare un attimo per quello che riguarda gli investimenti, piuttosto che anche solo il semplice fatto di fare shopping o di togliersi dei capricci. Mm. Una cosa che mi viene da dirvi, fate attenzione alle chiavi e fate attenzione questo mese particolarmente a non affettarvi le dita mentre cucinate, mentre maneggiate dei coltelli. Mm, parliamo di relazioni, ragazzi. Allora, per le persone che sono single, se non avete proprio nessuno in testa, e per molti penso che sia così, cioè in realtà c'è una persona che vi ronza intorno, però non è tanto nella vostra testa. Sento che siete un po' a fatti vostri questo mese a livello di energia personale, proprio come se foste più in una fase di aspettate, autoguarigione, ecco, self-care sarebbe, più che propensi in realtà a conoscere, cioè non che siate chiusi, però non siete particolarmente predisposti a conoscere gente nuova. Ecco, se per caso avete in testa di fare un viaggio, di fare uno spostamento, magari qualcuno sta traslocando, io ho come la sensazione che questo movimento possa effettivamente aprire il passo alla conoscenza di una persona. Ora, non vi sento, come dire, entusiasti, vi sento proprio per conto vostro, come se non aveste voglia di relazionarvi molto in questo mese e vi dico anche che però le cose cambieranno drasticamente entro la fine del mese. Sento anche che sarete un po' come messi in un frullatore da una conoscenza. Per qualcuno è quella persona che già conoscete che vi ronza intorno, ma che ancora non avete considerato, per qualcun altro è una persona nuova.
Potrebbe esserci una differenza di età, vi avviso. Per le persone che sono già in una relazione, ragazzi, allora sento un po' di distanza, un po' di freddezza, qualcuno potrebbe sentirsi un po' solitario nella relazione o da solo. Se per caso avete anche famiglia insieme o ci sono dei figli, vi dico che effettivamente potrebbero esserci come delle tensioni a causa dei figli. Potrebbe essere necessario diventare un po' rigidi e mettere come certe regole. mm. Se sono figli di entrambe, le regole si stabiliscono insieme, ma fate attenzione se sono i figli di qualcun altro, perché ho come la sensazione che soprattutto se c'è qualche questione economica di mezzo, se sono i figli degli altri, bisogna che mettiate delle regole certe, cioè, ipotesi, io vedo che il bambino o la bambina ha bisogno di X cosa, tu non ci sei, ne ha bisogno per il giorno dopo, io gliela compro, però poi, insomma, è una responsabilità tua e della madre o tua e del padre, ipotesi, cioè è come un delimitare fin dove arrivo io come compagno o compagno o madrina del figlio degli altri o padrino. Sapete, io ogni tanto mi dimentico, però vale sempre sia per uomo che per donna, eh. Ogni tanto faccio gli esempi singoli e mi dimentico di mettere anche l'altra metà, diciamo. Va bene. Tutto sommato io sento che questo mettere le regole all'interno della relazione non farà che giovare, ragazzi. Cioè io sento che è come se questo essere determinati farà sì che la relazione diventi più forte. Io ho proprio questa sensazione. Qualcuno, per amor di pace, però vi dico già che cederà, che non sarà così determinato, che a un certo punto potreste cedere, qualcuno di voi potrebbe cedere, ma comunque diciamo che metà del lavoro è già fatto, l'input è già stato dato. Per le persone che sono in una relazione più o meno indefinita, clandestina, a distanza, sento che anche qui le cose cambiano, è come se si cambiasse il ritmo. È come se questo vostro, diciamo così, irrigidimento faccia sì che in qualche modo le attitudini e il modo in cui vi relazionerete con l'altra persona cambieranno, di conseguenza cambieranno le cose. Vi dico, avete due assi e una ruota della fortuna alla fine, con un bellissimo re di coppe. Quindi secondo me qui ci sono degli ottimi presupposti perché inizi una relazione di un certo tipo, di un certo spessore, amici del Sagittario. Cioè è come se fosse un cambio dichiarato, mi viene da dire, con questo asso di spade. Ok, da adesso in avanti sarà così. C'è proprio come un nuovo inizio. Se parlassimo di progetti, vi dico, potrebbero esserci delle difficoltà, ragazzi, potreste dover rivedere delle cose, potreste dover lasciare indietro dei pezzi per aggiungerne altri. Io ho come l'idea che la concorrenza sia spietata e quindi se volete veramente arrivare al risultato dovete diventare agguerriti. Andiamo a vedere Osho. Innocenza e in viaggio. Qui vi dice di intraprendere questo percorso, questo nuovo viaggio, anche con la carta del matto. Sì, con innocenza, cioè guardando il mondo con freschezza, con illusione, con positività, ma senza perdere di vista tutta la vostra saggezza. Qui avete comunque la carta dell'eremita. L'eremita è il maestro, è il saggio, è colui che si fa
un'autoanalisi che fa un lavoro di introspezione e destruttura anche le sue basi in questo caso, perché qui abbiamo un 4 di pentacoli che può fare riferimento a quello che per noi è certo, quello che è sicuro, diciamo così. Ok, andiamo a vedere un altro oracolo. Visualizza un corpo e una mente sani. Lezione di oggi. Visualizzati come una persona completamente sana, dentro e fuori. Fai qualcosa che ti aiuti a raggiungere questo stato. L'obiettivo, fai tutto quello che è necessario per stare il più sano possibile. Bene, amici del Sagittario, spero che la lettura vi sia stata utile, spero che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, dare hype, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Tenete sempre presente che lo stesso lavoro, invece che a livello personale, lo stesso lavoro sulle credenze limitanti lo potete fare come autodidatti, cioè tutta questa parte più temi di metamedicina, metafisica, parlo dell'astrale, parlo di come aprire il terzo occhio, della Kundalini, insomma, legge di manifestazione, tanti altri argomenti sono racchiusi nella sezione degli abbonati. È quasi come un corso di formazione, o meglio, è stato studiato come se fosse un corso di formazione perché sono 4 playlist, sono numerate e sono come dei capitoli da seguire in ordine progressivo di numerazione, ovviamente. Anche i video all'interno sono tutti numerati perché c'è un ordine logico con il quale vengono spiegate le cose. Quindi non mi saltate di qua e di là perché potreste perdervi dei pezzi per strada e non capire bene. Comunque, i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!